Se mi avessero detto anche solo una settimana fa che a Wrestling Kingdom 20 avrei visto Saya Kamitani perdere lo Strong Women's Championship, beh, probabilmente avrei sorriso incredulo, perché negli ultimi mesi la Phoenix Queen ci aveva abituati a una sola inesorabile verità: il suo dominio sembrava intoccabile, e invece no. Domenica 4 gennaio dal Tokyo Dome è successo qualcosa di inimmaginabile, qualcosa che ha scosso profondamente l'equilibrio del Joshi Puroresu moderno. Saya Kamitani e Shuri si sono affrontate sul palcoscenico più grande possibile, a Wrestling Kingdom 20, in un winner takes all match che già sulla carta sapeva di storia. Da una parte Shuri, IWGP Women's Champion, incarnazione della disciplina, della durezza e della guerra continua. Dall'altra parte Saya Kamitani, Strong Women's Champion, la Phoenix Queen, simbolo del potere assoluto della Stardom, della rinascita costante, dell'ambizione senza limiti. Due titoli in palio, un solo verdetto possibile: chi vince prende tutto. E quello che abbiamo visto nei 13 minuti di match è stato qualcosa di sublime, intenso, feroce, carico di significati che vanno ben oltre una semplice cintura. Non è stato solo uno scontro tra due campionesse, ma uno scontro tra due filosofie, due percorsi, due visioni del futuro. E quando Shuri è riuscita a sconfiggere Saya Kamitani conquistando lo Strong Women's Championship e difendendo l'IWGP Women's Title, il colpo è stato durissimo da digerire. Il dominio della Phoenix Queen si è ufficialmente interrotto, o almeno fuori dalla Stardom, perché è qui che la storia diventa ancora più interessante. In Stardom Saya Kamitani resta la donna da battere, resta la World of Stardom Champion, resta la regina assoluta, resta colei che il 29 dicembre scorso a Dream Kingdom ha difeso la Red Belt contro Saori Yano, confermando ancora una volta la sua superiorità. Ricordiamolo, Saya Kamitani ha vinto il World of Stardom Championship esattamente a Dream Kingdom 2024 contro Tam Nakano, e il suo regno ha ormai superato l'anno di vita. Un regno lungo, pesante, logorante, costruito match dopo match, difesa dopo difesa, pressione dopo pressione. Ed è proprio per questo che la sconfitta a Wrestling Kingdom 20 assume un significato diverso. Non è la fine di un'era, è una frenata, una battuta d'arresto necessaria. La perdita dello Strong Women's Championship permette alla Phoenix Queen di concentrare tutte le sue energie sulla Stardom, senza disperdersi in obiettivi extra, senza dover portare sulle spalle un peso ulteriore. Lo ha lasciato intendere chiaramente anche lei nell'intervista post-match, quando ha rivelato che si prenderà una pausa per recuperare da alcuni infortuni e acciacchi accumulati negli ultimi mesi, per poi tornare esattamente a Supreme Fight il 7 febbraio, pronta, lucida, affamata per difendere la Red Belt contro Starlight Kid. E permettetemi di dire che se c'è una che merita di prendersi una pausa, beh, quella è senza dubbio Saya Kamitani. Ha avuto un 2025 logorante, pieno di match altisonanti contro avversarie dure, che l'hanno portata sempre al limite. Senza contare la grande presenza anche fuori dal ring, in radio, in programmi televisivi, sempre pronta a pubblicizzare la Stardom in ogni dove e in ogni modo, per far sì che questa splendida realtà venga conosciuta dai più e continui a crescere ininterrottamente. Un match, quello contro l'SLK, che già adesso profuma di evento storico. Da una parte la top heel della Stardom, la campionessa dominante, la Phoenix Queen, dall'altra la top face, la leader di Neo Genesis, Starlight Kid. Un confronto che rappresenta molto di più di una semplice difesa titolata.
E non è un caso che Saya Kamitani abbia ribadito anche su X quale sia il suo vero obiettivo futuro: portare la Stardom a esibirsi al Tokyo Dome. Un sogno gigantesco, un'ambizione che rasenta l'impossibile. Ma se c'è qualcuno che può anche solo pensare di riuscirci, beh, quella è proprio Saya Kamitani. La sua sconfitta a Wrestle Kingdom 20 paradossalmente non la indebolisce, la rende più umana, più vulnerabile e proprio per questo ancora più pericolosa. Perché una fenice cade, brucia, ma poi rinasce. Quanto a Shuri, ora doppia campionessa della New Japan Pro Wrestling, il suo futuro è tutto da scrivere. Non sappiamo chi sarà la sua prossima avversaria, ma una cosa è certa: le avversarie non mancheranno e ogni sfida da questo momento in poi avrà il peso di una montagna. Questa vittoria per la leader di Gozai è storica, bene, perché nessuno prima di lei era mai riuscita a tenere contemporaneamente sia la IWGP Women's Championship che lo Strong Women's Title. Una vittoria dunque che ci ricorda ancora una volta quanto sia importante Shuri nelle dinamiche della Stardom e del Joshi Pororesu in generale. Una lottatrice che sono sicuro saprà dare lustro a queste due cinture internazionali grazie alla sua aura e alla sua presenza scenica. Aspettiamoci quindi difese mozzafiato contro avversarie provenienti da tutto il mondo, perché una cosa è certa: Shuri non è di certo una che si tira indietro. Wrestle Kingdom 20 quindi ci ha lasciato uno shock, sì, ma ci ha anche regalato una nuova direzione narrativa. Il dominio di Saya Kamitani è davvero rallentato o stiamo semplicemente assistendo alla fase che precede la sua prossima devastante rinascita? Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pezzetto di Joshi Pororesu sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando anche la campanella e ditemi: siete felici della vittoria di Shuri? La sconfitta di Saya ha scioccato anche voi tanto quanto ha scioccato me? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Grazie di cuore a tutti voi e alla prossima. Bye bye!